Vuoi affrontare un buon periodo di riproduzione per i tuoi canarini o i tuoi pappagalli? Intanto, bentornati e benvenuti ai nuovi iscritti. In questo video ti parlerò di preparazione alla cova o periodo pre-cova. Ti dirò che cos'è, a che cosa serve e perché è importante non saltarla. Dopo la visione di questo video magari scoprirai che l'hai sempre fatta, ma non sapevi che si chiamava così. Che cos'è la preparazione alla cova? Come dice la parola, è preparare i soggetti, maschi e femmine, al periodo della riproduzione. Creare le condizioni perché siano pronti fisicamente e mentalmente. Perché fare la preparazione alla cova? La preparazione si fa per aumentare le possibilità di riuscita della covata, preparando appunto i maschi e le femmine a raggiungere l'estro, per aumentare le possibilità di avere uova fertili, uova piene e quindi di conseguenza diminuire il rischio di uova vuote. Per fare una buona covata servono il numero di ore di luce sufficiente a far entrare in estro i nostri soggetti. Se alleviamo a luce naturale, perché abbiamo un locale luminoso, il nido si metterà a marzo. Se abbiamo delle esigenze particolari di locale, dobbiamo ricorrere alla luce artificiale, quindi di un fotoperiodo. Il fotoperiodo è la durata dell'intera giornata, fatta di luce e di buio. Per poter fare una buona covata consiglio di arrivare dalle 12 alle 13 ore di luce. Cambiare alimentazione rispetto a quella del riposo, quindi andremo a cambiare la miscela di semi e introdurremo dei pastoncini più proteici. In preparazione dobbiamo stare attenti anche all'igiene della gabbia. Deve essere pulita e fare un trattamento preventivo antiparassitario. Le cose da fare sono queste. Poi ogni allevatore ha le sue tecniche. Magari cambia un alimento, ne aggiunge un altro, chi usa i semi germinati, chi usa quelli già germinati, chi usa i piselli, chi usa l'uovo sodo. Ognuno poi si fa la sua preparazione, che però se andiamo a vedere poi più o meno sono tutte uguali. Se non si fanno queste operazioni, cioè si lascia l'alimentazione sempre uguale per tutte le fasi, non si va a intervenire sulla prevenzione, non si interviene sulla luce ma si mette il nido a casaccio, ecco che lì non andiamo a fare una buona covata. I soggetti devono essere sani, devono essere energici. Il periodo della riproduzione è un periodo molto stressante, soprattutto per la femmina. Quindi dobbiamo arrivare con animali sani, con animali forti, con animali energici. La mia preparazione, dal punto di vista di alimentazione, dura circa 40 giorni. In questi 40 giorni vado a cambiare la miscela dei semi, vado a usare un pastoncino secco piuttosto che uno morbido, vado a ricrearmi dei pastoni fatti in un certo modo che sono più proteici, vado a dare delle vitamine, del calcio che serve tanto alla femmina e mi avvalgo anche dell'aiuto della luce artificiale per poter mettere i nidi quest'anno il 22 di febbraio. Questo, l'ho già detto, perché nel mio allevamento per fare 2 covate devo cominciare a mettere il nido il 22 febbraio, così che alla fine della seconda covata arriverò fine maggio, inizi di giugno, periodo che poi potrebbe esplodere da un momento all'altro il grande caldo. Chiaramente ci vuole un metodo. Io qui volevo spiegarvi a che cosa serve e perché è importante fare una buona preparazione. Se vuoi fare la mia preparazione con me passo passo, puoi abbonarti al canale e lì ti dirò
tutto quello che devi sapere e che non puoi sbagliare. Una preparazione che faccio da anni e che mi porta ad avere buoni risultati. Vedremo anche la formazione delle coppie. Di norma dico che un canarino femmina o un pappagallo, quello che volete, femmina e uno maschio si accoppiano e chiaramente, se preparati bene, faranno una buona covata. È chiaro che gli allevatori non fanno incroci strani perché vogliono partecipare alle mostre e vogliono far sì che i propri soggetti arrivino il più possibile vicino allo standard e quindi si fanno accoppiamenti mirati. Ma se una persona gli piace allevare canarini, pappagalli per passione e non gli interessa di quello che uscirà dalla coppia, può benissimo accoppiare canarini che magari non c'entrano. Per esempio, un canarino lipocromico con un canarino melaninico. Io ho i gialli e chiaramente sarà un giallo brinato con un giallo intenso. Se mettessi un giallo intenso con un'agata è chiaro che mi uscirebbero dei pezzati. A livello di accoppiamento per una mostra e quindi per arrivare vicino allo standard è un accoppiamento sbagliato, ma a livello amatoriale è un accoppiamento che si può fare tranquillamente. Questa è una domanda che mi fate in tanti. Posso accoppiare un canarino giallo con un canarino, ora io dico agata ma potrebbe essere anche un'altra specie? Lo puoi fare se non hai dei fini espositivi, perché in quel caso creeresti un canarino pezzato. Se invece sei un allevatore magari alle prime armi, è chiaro che dovrai costruire il tuo ceppo, dovrai studiare un qualcosina di genetica per anticipare, sapere prima quello che potrebbe nascere da quel tipo di accoppiamento che hai fatto. E così costruirai il tuo ceppo nel tempo e potrai partecipare, se vorrai, alle mostre. La preparazione forse è il periodo più delicato, è il periodo dove si decide poi quello che sarà la stagione. Se tu fai una buona preparazione alla cova e hai dei buoni soggetti, avrai dei bei risultati durante la cova. E poi è bello perché avere dei soggetti in riposo, che piano piano cominci a prepararli, che piano piano cominci a sentire il canto dei maschi, cominci a vedere che la coppia va d'accordo. Sono tutte sensazioni molto piacevoli da vedere, sono sensazioni che ti danno veramente tante soddisfazioni. Adesso sai se stavi facendo anche tu la preparazione alla cova senza saperlo, perché mi ricordo che un tempo quando mio padre allevava la faceva, non la chiamava preparazione, però piano piano introduceva per esempio l'uovo sodo. Questa preparazione, che non veniva chiamata magari preparazione, c'è sempre stata e lo fa anche la natura. La natura offre tutto il cibo giusto per il periodo. Arriva la primavera, le ore di luce aumentano e quello è il fotoperiodo naturale. Gli uccelli troveranno l'alimento giusto più proteico, si formeranno le coppie, costruiranno il nido e iniziano la loro covata. È la stessa cosa. In preparazione devi ricreare tu quello che la natura già dà da sola, perché altrimenti non lo farebbe nessuno in cattività. Quindi non è dare dei prodotti a caso, non è scopiazzare un po' da uno e un po' dall'altro, è capire cosa bisogna fare. Una volta che l'hai capito te lo puoi personalizzare, puoi sbizzarrirti, però almeno sai le cose giuste da fare. Io vedo ancora troppa gente che mette i nidi a caso, senza senso. Leggo anche dei commenti che a volte non rispondo neanche perché non ho neanche più la voglia di rispondere. A persone che lasciano il nido ai pappagalli sempre e se sono convinti di farlo glielo lasciamo fare. È bello anche preparare questi pastoncini.
diventate un pochino dei nutrizionisti dei canarini e dei pappagalli. Insomma, a me tutto questo piace e cerco di trasmetterlo a chi lo vuole scoprire. Grazie dell'attenzione. Per gli abbonati sto preparando nei prossimi giorni il video dove vi dirò tutto l'occorrente per una buona preparazione alla cova, dove vi mostrerò passo passo cosa fare. Vi chiedo un like per supportare il lavoro che sto facendo, iscrivetevi al canale e lasciatemi i vostri commenti qui sotto. Ciao a tutti e a presto!